Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2025. Abbiamo la carta del mondo, amici del Capricorno. Quando c'è il mondo si parla di un momento di chiusura di qualche ciclo, è un momento dove si ottengono dei risultati, dove insomma si arriva alla completezza. È una carta che fa anche riferimento ai bambini ed eventualmente al bambino interiore. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi per chi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi, a gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque ragazzi, io in descrizione inserisco sempre tutto, le novità, i corsi, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi una mail. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono. Partiamo con un cavaliere di pentacoli, un 2 di spade, un fante di spade, abbiamo un 9 di bastoni, la carta del Papa, il mondo un'altra volta, il re di bastoni e un 6 di coppe, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per capire un pochettino le energie, quindi ci saranno come dei messaggi sciolti, dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora, ragazzi, partiamo da questo cavaliere di pentacoli che mi indica un andamento un pochettino lento, se vogliamo, all'inizio del mese. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 7 di coppe, la regina di spade e un 6 di bastoni. Credo che sia una fase progettuale quella dell'inizio di gennaio, l'inizio del mese, soprattutto vedendo questa regina di spade. È come se iniziaste a vedere o un certo tipo di situazione o un certo tipo di relazione in modo più concreto. Andiamo a vedere il 2 di spade. Re di coppe e mago. Vederlo così, ragazzi, potrebbero essere due personaggi e con questo 2 di spade essere un po', diciamo, in dubbio su magari a chi credere, a chi far fede, a chi dedicar tempo. Ci sono come dei dubbi inerenti a qualcuno. Andiamo a vedere il fante di spade. Cavaliere di coppe e forza. Normalmente quando c'è il fante di spade c'è come una sorta di monitoraggio,
Potrebbe essere di quello che state, diciamo, programmando con la regina di spade, però vedendo anche questo cavaliere di coppe potrebbe esserci un'offerta, una proposta, un qualche tipo di dialogo che si apre nel mese di gennaio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Eremita. E cavaliere di bastoni. Potrebbe esserci una determinazione che potrei anche rivedere qui con la regina di spade nel perseguire un certo tipo di obiettivo. Qui avete 6 di bastoni, qui avete il papa. Io credo che ci sia come bisogno di ufficializzare un qualche tema nel mese di gennaio. Andiamo a vedere il papa. Abbiamo il sole e un fante di coppe. Guardate ragazzi, ho la sensazione che qualcuno potrebbe ricevere come un'offerta da parte di qualche amicizia, da parte di qualche... magari per qualcuno è anche un figlio, considerato il sole. Andiamo a vedere il mondo. Magari avete il figlio che arriva e dice voglio aprire questa attività, mamma, papà, mi aiutate? Andiamo a vedere il mondo, perché è una bellissima carta di compimento. Ok, allora abbiamo un cavaliere di spade e un 8 di spade. Oh, che interessante. Voglio un'altra carta per questo 8 di spade. Sette di pentacoli e regina di pentacoli. Io credo che qui ci sia qualcuno che è già dentro a un risultato, ma è come se non lo vedesse. C'è una carta degli oracoli dei Koan Zen che dice chiedi acqua da bere quando sei immerso nell'acqua. Una frase del genere. Ed è un po' questo senso qua che sento. Andiamo a vedere il re di bastoni. Tre di spade. E 4 di bastoni. 3 di spade può essere una carta di sacrificio in questo caso, eh. Siccome abbiamo anche un 4 di bastoni, ci potrebbe essere qualche cosa legato all'ambiente familiare, piuttosto che all'ambiente di coppia, piuttosto che a un personaggio nello specifico, perché qui abbiamo re di bastoni e qui abbiamo re di coppe, che normalmente possono rappresentare un genitore, piuttosto che il partner, lì dipende un po' dall'età che avete. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Re di bastoni nuovamente e 5 di spade. Voglio un'altra carta per il 5. Nove di bastoni che avete già qui, eh. C'è qualcosa con un personaggio qui, ragazzi, nel mese di gennaio, devo dire. Allora, andiamo a vedere settore per settore, così magari riesco anche a essere più specifica. Partiamo dai single. Allora, per chi non ha nessuno in testa, ragazzi, devo dire che qui di gente ne arriva, eh? Poi che voi decidiate di proseguire la conoscenza oppure no, quella è una vostra scelta. Però io ho come la sensazione che ci sia anche più di una persona, avendo questo 2 di spade, questi due personaggi, come vi ho detto all'inizio, potrebbero esserci due figure che vi interessano nel mese di gennaio. Ehm, diciamo che ho come la sensazione che abbiate bisogno, prima di infilarvi in nuove relazioni, di imparare a mettere le barriere, imparare a dire no.
farvi rispettare, far rispettare i vostri limiti. E tutto sommato, ragazzi, la conoscenza c'è, non sento che sia, perlomeno nel mese di gennaio, qualcosa di fantasmagorico, cioè nel senso è come se fosse una cosa che inizia un pochettino, cioè piano piano, poco per volta. Mi direte poi voi nei commenti come procede. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, qui ragazzi devo dire che potrebbero esserci delle questioni da dover affrontare. Per qualcuno sento che c'è la voglia di iniziare un capitolo nuovo all'interno della coppia, magari qualcuno ha un sogno inerente, perché no, i figli, i bambini, il creare qualche cosa insieme, per qualcuno potrebbe essere magari l'andare a convivere, c'è come un qualche cosa da dover o che volete iniziare. Il discorso si aprirà, ma ho come la sensazione che non si riuscirà bene a definire entro la fine del mese. Cioè, come se si aprisse questo discorso, però non si arriva ancora a una conclusione, ok? Però è già qualcosa che si apra il discorso, voglio dire. C'è comunque un nuovo inizio, sento. Per qualcuno, siccome c'è un 6 di coppe, vi dico che per qualcuno potrebbe essere un sogno che si ha da tanto tempo, che viene messo sulla tavola e di cui si discute. Si discute nel senso buono, cioè nel senso non che si litiga, però lo si affronta, ecco. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno che non so, intricata, difficile, complicata, ehm, allora, il mese vi permetterà di rendervi conto di quello che non va all'interno della relazione per modificarlo. Anche nel vostro caso questo 9 di bastoni è molto importante. Qui è come se non aveste chiaro quali sono i limiti da mettere. E poi avete anche un re di bastoni che mi parla di, come vi posso dire, qualcuno che è sempre pronto ad intervenire per mettere sempre le cose a posto. Però in realtà è come se doveste allora mi parlano, ho sentito la parola giustificare. Probabilmente qualcuno qui tende a giustificare il partner per eventuali discussioni, eventuali punti di vista differenti, però è come se aveste bisogno di riprendervi il vostro spazio, di dire no, senti, è come dico io, cioè non cercate più di giustificare l'altro se magari non vi viene incontro, ma cominciate a dire io sono, io merito, quindi anche io ho diritto ad esprimere i miei bisogni, le mie esigenze, insomma il partner è come se dovesse imparare a venirvi incontro. Per quello che riguarda le persone che vi sono intorno, allora, vi accennavo prima, nel caso abbiate figli, potrebbe arrivare qualcuno vicino a voi, e fortemente potrebbero essere dei figli, ma non è detto, che secondo me vi apre un tema a livello di crescita personale. Se per caso, questa è una cosa che risuonerà per pochi, se per caso avete un gatto, può anche essere un cane, però a me hanno parlato di gatto, potrebbe esserci qualche amico che magari si offre di venire a dar da mangiare al gatto piuttosto che mentre voi non ci siete, mentre voi avete da fare, è come se ci fosse un'offerta da parte di qualcuno intorno a voi che vi aiuta con le faccende domestiche, con quello che dovete fare tutti i giorni, diciamo così, vi dà un po' una spinta, vi dà un aiuto. Per quello che riguarda, andiamo subito ai figli, va? Allora, per chi cercasse dei bambini, potrebbe essere un mese divertente, però ragazzi, se ve la devo dire tutta, magari febbraio andrà meglio. Non lo vedo un periodo, come vi posso dire, proficuo in questo senso. Poi spero sempre di sbagliarmi, nel caso stiate cercando figli, voglio dire.
quando poi arriva la notizia è sempre la cosa più bella del mondo. Per chi i figli li avesse grandi. Allora, guardate, sento come se nel mese di gennaio ci fosse come una collaborazione, un affiatamento, un qualche cosa di bello tra genitori e figli. Quindi anche nel caso abbiate dei figli grandi, sento che sarete voi a sostenere questo figlio, a incitarlo, a dargli speranza, a dargli forza, dargli o darle. Quindi è come se ci fosse una sorta di alleanza, mi viene da dire, no? E questo darà la spinta ai vostri figli di andare avanti verso i loro obiettivi. E per qualcuno si può trattare effettivamente di un'attività lavorativa che inizierete insieme o che perlomeno parlerete di iniziare insieme. Se non avete figli, si può parlare di progetti e anche qui sento che c'è come l'intervento di una persona esterna o un aiuto da parte di una persona esterna che potrebbe venirvi proprio bene. Sento che questi progetti comunque ragazzi vanno avanti abbastanza a gonfie vele. Ok? Probabilmente c'è da guardare, ecco, una cosa che mi dicono è se voi avete un progetto ed è quasi praticamente formato, finito ed è solo più da presentare, una cosa che vi raccomandano è di ricontrollare quello che date per scontato, perché ci sono come dei temi all'interno di questo progetto che voi date per scontato e invece bisogna pensare anche in quel senso al piano B, piano C, piano D. Quindi ad avere come un cuscinetto di salvataggio nel caso le cose non vadano come voi vi aspettate. Parliamo di lavoro, ragazzi. Allora, se siete senza lavoro, io qua vi dico che è facile che arrivi qualcosa, che arrivi un lavoro. Per qualcuno potrebbe essere un lavoro da casa, addirittura. Potreste iniziare a lavorare da casa. L'unica carta che mi parla di contratti è il Papa. È una carta che di solito parla di contratti a lungo termine, però appunto è l'unica, quindi sicuramente non risuonerà per tutti. Però devo dire che ci potrebbe essere qualche lavoro contrattualizzato, regolarizzato. Per qualcuno si tratta di diventare speaker alla radio, mi hanno parlato proprio di radio. Per qualcun altro si tratta di essere dei traduttori. Traduttori potrebbero essere delle persone che aiutano a decifrare certi simboli, certi messaggi. E vi dirò che ho come la sensazione che qualcuno potrebbe iniziare nel mese di gennaio a lavorare come terapeuta, a iniziare finalmente quella carriera per cui avete studiato tanto. Anche qui fatemi sapere poi nei commenti. Se siete occupati, quindi se siete dipendenti, ragazzi, potrebbero offrirvi effettivamente un cambio di ruolo, un aumento di stipendio, un qualche tipo di proposta che potrebbe sembrare allettante, ma fate attenzione, perché essendoci questo 5 di spade, il 9 di bastoni alla fine della lettura, io ho come la sensazione che dobbiate fissare i limiti. Cioè io faccio questa cosa qua, hai bisogno di un personaggio in quel ruolo lì, lo faccio, ma il mio compito arriva fino a qui. Tutto quello che esula dalle responsabilità di questo posto, io non posso più farlo. Anche se magari in questo momento lo state già facendo, però facendo il cambio è come se non fosse più una vostra responsabilità. E qui fate attenzione perché secondo me cercano comunque di affibbiarvi anche quello che non volete più fare o che non è più nelle vostre competenze. Tutto sommato devo dire che è un periodo abbastanza tranquillo nonostante tutto, eh? Per quello che riguarda gli autonomi. Allora, qui ho come la sensazione, ragazzi, che qualche personaggio è vicino a voi, che sì, potrebbe essere un figlio, come vi dicevo prima, ma potrebbe anche essere qualche amico, qualche conoscente, potrebbe come
proporvi di fare un'associazione, una società, di fare un progetto insieme e le cose potrebbero anche andar bene, ma quello che vi consiglio è di non assumere nessuno. Cioè, voi con partita IVA, o lei con partita IVA e fate un contratto di collaborazione. Però ognuno si paga i contributi. Questo perché? Perché l'offerta che vi faranno ehm, potrebbe sembrare bellissima quando ve la fanno, ma poi è l'impegno della persona che manca. Quindi non impegnatevi ad assumere una persona fino a quando non avete un riscontro pratico di come lavora, di quanto è il suo impegno, di quanto è precisa, di quanto è responsabile di quello che fa. Mm? Tutto sommato però potrebbero entrare nuovi e proficui contratti di lavoro. Vi dirò un'altra cosa. Potrebbe essere necessario, sia che siate disoccupati sia che siete autonomi, ma anche per chi è dipendente magari, potrebbe essere necessario ricorrere a un mediatore, a qualcuno che vi guidi su come sia meglio magari fare il contratto di COCOCO, collaborazione coordinata e continuativa, piuttosto che vi spiega come mediare tra, se foste dipendenti, il ruolo di prima e il ruolo di adesso. Insomma, ho come la sensazione che potreste aver bisogno di una guida e questa guida effettivamente potrebbe anche avvicinarsi. Non sempre le guide sono personaggi, possono anche essere libri, possono essere video di YouTube, insomma, quello che a voi vibra di più. Se dovessimo parlare di soldi, allora io qui sento, ragazzi, che ehm, avete una percezione erronea del vostro stato economico, perché in realtà lo stato economico sta bene, non vi manca niente, i soldi entrano nel mese di gennaio, potrebbe anche esserci qualche contratto super proficuo, come vi dicevo prima, ma io ho come la sensazione che a voi non basti o che non vediate le cose così come sono, cioè avete questa mentalità di carenza che non vi giova. In realtà siete pienamente nell'abbondanza, non dico nella ricchezza, però nell'abbondanza sì. Perlomeno questo è l'energia del mese di gennaio. Se dovessimo parlare del vostro stato psicoemotivo nel mese di gennaio, allora io qui ho come la sensazione che ci sia un tema legato o a un capo o a un padre o per qualcuno è anche un partner. Ehm, E qui, ed è molto importante quest'ultima parte della lettura, perché è come se doveste imparare a mettere i paletti anche con le persone vicino a voi. Cioè, la domanda che vi dovrete fare nel mese di gennaio è: quanto sono disposto o disposta a sacrificare del mio tempo personale per far viaggiare la coppia, per far viaggiare il lavoro, per far viaggiare, cioè è come se aveste bisogno di ricalibrare gli equilibri tra il tempo che dedicate a voi stessi e il tempo che dedicate agli altri, ok? E tenete presente che non sempre, quando io sacrifico il mio tempo personale per cercare di far lavorare, di far funzionare una coppia, un lavoro, non è detto che quello funzioni, cioè magari io credo di sì, però poi magari non è quello, non basta. Quindi chiedetevi che cosa sto sacrificando io per gli altri, per il lavoro, per il partner, per i figli. Vale la pena? Facendo questo sacrificio io sono sicura o sicuro di mantenere l'equilibrio o di ottenere il risultato che io voglio? Perché questa certezza non ce l'avete. Quindi chiedetevi quanto sono ancora disposto o disposta a sacrificare di me stessa in funzione di mantenere un equilibrio. Mm? Perché qui è necessario, c'è come un po' di confusione mentale su questi limiti ed è necessario che voi mettiate come delle barriere, come delle staccionate tra voi e gli altri. Mm? Anche perché vi devo dire, il 9 di bastoni è una carta che mi parla tanto di stanchezza, eh. Molte persone sono stanche, magari anche a livello mentale, c'è tanta roba da gestire, però guardate, qui avete il mondo. Quindi è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento del risultato, è una carta di fine ciclo anche, ok? Quindi si arriva finalmente al traguardo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. È una bellissima lettura, ragazzi, anche se potrebbero esserci come dei punti un po' così, però tutto sommato è una bella lettura. Wow! Guarigione e la carta degli amanti.
È come se si guarisse l'amore e qui la carta degli amanti può essere intesa sia come amore verso gli altri che come amore verso se stessi, l'amor proprio. Questo è un 10 di, scusate, un re di coppe che avete già qui. Quindi tutto questo lavoro che andrete a fare nel mese di gennaio vi servirà per acquisire un maggiore potere personale, una maggiore stabilità emotiva. Il fatto di dire no non vuol dire necessariamente che non vogliamo bene all'altra persona, ma semplicemente che in quel momento il nostro corpo, la nostra mente o il nostro lato emotivo non si può permettere di sostenere qualcun altro e quindi dobbiamo ritornare verso noi stessi, smettere di sacrificare quella parte di noi che non ci possiamo più permettere di sacrificare. È un po' come riappropriarsi delle energie, mettiamola così. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Riparare. Carta numero 52. È una carta che fa riferimento al perdono e qui avete un 3 di spade. Qualcuno qui potrebbe avere la necessità di perdonare qualcun altro o se stesso. Perché ragazzi, le persone più difficili da perdonare siamo noi stessi. Quante volte ci sgridiamo? Se avessi fatto, se avessi detto, e potevo svegliarmi, e insomma il critico interiore ci bastona in ogni angolo, però poi alla fine la cosa più importante, anche per bruciare karma, è perdonare. Qui c'è come da riparare, può essere il rapporto con voi stessi, qui abbiamo la guarigione, oppure può essere anche il rapporto con qualcun altro. Anche se sinceramente lo vedo più con voi stessi, ma per qualcuno potrebbe risuonare con la relazione di coppia. Mm? Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete o contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure se preferite andare a vostro ritmo potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ragazzi io tratto il percorso di crescita su 3 livelli. Quello fisico, quello emotivo e quello mentale, ok? Quindi in quello mentale andremo a lavorare le credenze limitanti, in quello emotivo si andranno a elaborare i traumi e in quello fisico diciamo, vi do una carrellata generale di come un disequilibrio energetico influisca a livello fisico anche con le malattie e come attraverso del fisico poter riequilibrare i chakra. Comunque, i titoli dei video si vedono. Se siete curiosi e volete andare a vedere, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Da lì vedete tutto. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!